Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. La vedete questa piccola telecamera? Costa pochissimo e funziona bene. Questo è uno di quei prodotti che smentisce il proverbio chi più spende meno spende, perché è una telecamera adatta per poter essere utilizzata come videosorveglianza non solo come antifurto, ma anche come baby monitor e tante altre situazioni. Tutto ciò che si può fare con una telecamera che ci permette di vedere a distanza tramite wifi, quindi anche se ci troviamo dall'altra parte del mondo, quello che ci interessa controllare. E abbiamo anche la possibilità di comunicare tramite il telefonino perché ha l'audio bidirezionale, ha la possibilità di memorizzare i file sia sulla scheda SD che tramite cloud, quindi un prodotto completo con una risoluzione che non è elevatissima, 1080p. Vi ho sempre detto anche per le telecamere che hanno 4K che secondo me è superfluo. Beh, c'è, ok, va bene, vediamo meglio, ma 1080p per poterla utilizzare va benissimo. E anche la visione notturna con 24 euro sul sito del venditore e 30 euro, 29 euro su Amazon. Ragazzi, un prodotto così non lo comprate da nessuna parte. Ed è là anche modello Crater, almeno dovrebbe essere modello Crater perché nell'email c'è scritto così, però sulla confezione c'è scritto modello 141 KR. Ora comunque vedremo tutto per bene. Il prezzo è convenientissimo, il prodotto funziona bene, quindi ho deciso di farvela conoscere perché non tutti i prodotti che mi vengono inviati passano da questo canale. Li testo per bene, dopodiché decido di farveli conoscere. E questo è un prodotto valido che secondo me comprerete in tantissimi, quindi mettiamolo sul bancone e osserviamolo. E allora, guardiamola quindi per bene. Prima di tutto voglio farvi vedere la scatola. Una semplice scatola in cartone con all'interno delle bustine che contengono il prodotto, questi tasselli e delle viti, questo che è un sistema che ci permette di fissarla su un'eventuale parete tramite dei fori, e poi l'alimentatore ed il cavo USB. Si tratta di un cavo però micro USB, non è un cavo di tipo C. Allora, guardiamola come struttura. Partiamo dalla parte bassa dove troviamo l'alloggiamento per poter posizionare il sistema per fissarla su una parete. Troviamo anche tre piedini in gomma antiscivolo. Da questa parte c'è l'ingresso del cavo micro USB e questo è l'altoparlante che ci permette di comunicare. Nella parte frontale troviamo la lente, poi tutto il sistema di raggi infrarossi, microfoni, eccetera eccetera. Ruotando manualmente la telecamera in questo modo troviamo il tastino di reset e l'alloggiamento per la micro SD. Allora, collego l'alimentazione elettrica. Il cavo è un po' corto, questa è una cosa sinceramente non mi è piaciuta tantissimo. Un cavo di almeno un metro e mezzo sarebbe stato meglio, ma sono facilmente reperibili, con un paio di euro si possono comprare. Quindi colleghiamo l'alimentatore, dopodiché inseriamolo nella parte posteriore. Sentirete una voce che stranamente è una voce maschile. Solitamente ci sono voci femminili, però si alterna poi con dei comandi con la voce femminile in fase di abbinamento che non farò perché l'ho già fatto, perché l'ho dovuta testare. Come avete visto si sono accesi anche i led infrarossi perché fa un check. Ok, dà il benvenuto. Quindi vi faccio vedere anche l'applicazione. Allora, possedendo anche altre telecamere dell'Anke, ho deciso di posizionare anche l'applicazione vicino a questa. Quella che dovete scaricare sarà anche Smart. Una volta cliccato su di essa, ecco già come vedete mi avvisa tramite le notifiche che ha rilevato un essere umano, che sarei io. Per poter associare il dispositivo basta premere su più, dopodiché aggiungi dispositivo, ci fa scegliere quale tipo di dispositivo è, in questo caso una telecamera intelligente. Dopodiché ci chiede di fare dei passaggi per poter abbinare il wifi all'applicazione. Comparirà un codice QR che dovete mettere davanti all'obiettivo e in quel caso in automatico si abbinerà. Una volta finito comunque questa procedura basta cliccare sul nome della fotocamera. Clicchiamo quindi sul nome. In questo caso appare direttamente quello che sta inquadrando, quindi la scatolina. Se io muovo la scatolina vedrete che c'è un minimo di differenza, pochissimo. Come vedete riusciamo a controllare tutti i movimenti e a tenere sotto controllo quasi in tempo reale ciò che sta accadendo. Guardate, riusciamo a distinguere tutti i dettagli, tutto si vede molto bene. Non è una telecamera nata per fare video di altissima qualità, adesso siamo in HD, ma se riduciamo in SD in questo modo abbiamo una maggiore fluidità e la risoluzione si abbassa di un poco. Continuiamo con la massima risoluzione, ingrandiamo, perché ingrandendo abbiamo la possibilità anche di vedere con maggiore dettaglio quello che riesce a riprendere. Voglio farvi vedere appunto come riesce a riprendere e farvi capire se è un prodotto che in base alle sue caratteristiche può tornarvi utile, insomma, per poter tenere sotto controllo tutto ciò che vi serve. Guardate per esempio i dettagli della punta del coltello, la pinza, le varie viti, anche le scritte sulle chiavi inglese si riescono a distinguere. Sicuramente non è un film d'azione che va visto con risoluzioni elevatissime, ci permette però di tenere sotto controllo davvero tutto quello che ci serve. In modalità schermo intero abbiamo questo comando che ci permette di cambiare l'inquadratura premendo semplicemente su questi pallini. Quindi guardate, io premo adesso verso sinistra, la telecamera si gira praticamente subito, l'inquadratura arriva con un minimo di ritardo.
Adesso vado verso destra, vedete è immediato, proviamo anche ad alzare e adesso ad abbassare, guardate la telecamera, è rapidissimo. Adesso torniamo con la visualizzazione invece a schermo ridotto e vi faccio vedere come ci si sposta, semplicemente in questo modo. Basta scorrere con il dito, guardate quanto sia reattiva ragazzi, una telecamera così a questo prezzo secondo me è introvabile. Guardate come risponde benissimo, non si sta inceppando neanche un attimo. Ok, quindi queste sono diciamo le funzioni principali. Abbiamo la possibilità ovviamente di scattare una fotografia, quindi in questo caso già è stata salvata e mi dà la possibilità di andare a visualizzare l'album oppure di registrare un video. Adesso sta registrando, abbiamo all'interno una piccola memory card, quindi tutto quello che sto facendo adesso, la mia voce eccetera, vengono memorizzati all'interno della scheda. Così si blocca, quindi salvato all'interno dell'album anche questo file. Guardiamo anche le funzioni, quindi info dispositivo, da questa parte abbiamo dormienza, praticamente mette in stand by la telecamera e poi set funzionalità di base. Qua abbiamo la possibilità di inserire e disinserire la filigrana, perché la filigrana ci dà la possibilità di vedere anche la data eccetera, di capovolgere lo schermo se abbiamo intenzione di fissarla per esempio sul soffitto, quindi sottosopra, la modalità di audio e inizialmente viene impostata con l'audio a senso unico, io invece ho impostato l'audio bidirezionale in modo che io possa parlare, chi si trova dove la telecamera sente la mia voce e io posso sentire le sue risposte. La possibilità anche di avere un antitremolio per quanto riguarda gli hertz, che è possibile disattivare e impostare a 50 oppure 60, però è una funzione che obiettivamente non conosco molto bene. Poi la funzione notturna sia in automatico, è la modalità che vi consiglio di attivare, disattivare la modalità con la visione notturna perché in caso di scarsa luminosità, però quando ancora si riesce a vedere, possiamo utilizzarla come una telecamera nascosta oppure sempre accesa, quindi io lo utilizzo in modalità automatica. Con quest'altro comando invece abbiamo la possibilità di regolare il volume. Andiamo ancora avanti, impostazione dell'avviso di rilevamento. Guardate, abbiamo tantissime funzioni, abbiamo la possibilità intanto di attivare o disattivare questa funzione. La sensibilità che può essere messa su bassa, media oppure altro, quindi personalizzarla. Tramite questa impostazione dell'area di sorveglianza possiamo invece impostare l'area per la quale deve attivarsi l'allarme nel caso in cui rilevi un movimento. Quindi possiamo spostarla, decidere in quale punto deve concentrare questa funzione e quindi si attiverà solamente quando passerà qualcuno da quella zona. Poi abbiamo rilevamento umano, come avete visto poco fa sono arrivate le notifiche, e tracciamento umanoide. Questo permette alla telecamera di inseguire chiunque passi davanti all'obiettivo. E poi c'è la possibilità anche di programmare alcune funzioni. Quindi possiamo mettere per esempio una data, un giorno, la possibilità di ripetere questo evento oppure decidere di farlo una sola volta, attivare o disattivare in quei vari programmi il rilevamento umano, se inviare o meno una notifica. Poi abbiamo anche la sirena, quindi un allarme, la durata della stessa sirena, le impostazioni sulla scheda di memoria, quindi la formattazione eccetera, vedere ancora la memoria rimanente, impostazione di registrazione che ci permette di dare alcune impostazioni appunto per quanto riguarda la registrazione degli eventi, quindi se attivarli, se disattivarli, programmarli eccetera. Andando ancora più giù invece abbiamo i piani di abbonamento per il cloud, è possibile decidere di acquistare un abbonamento e quindi salvare tutti i dati all'interno di questa memoria virtuale. Qua in basso abbiamo altre impostazioni, possiamo riavviare oppure rimuovere il dispositivo, possiamo anche condividerlo sia tramite WhatsApp che tramite altre applicazioni se abbiamo intenzione di utilizzare questa telecamera su dispositivi diversi. Adesso però torniamo alla schermata che ci permette di vedere quello che abbiamo davanti. Voglio farvi vedere, oltre che la classica inquadratura in questo modo, quindi quello che riesce a riprendere, voglio farvelo vedere con il buio, quindi spegnendo tutte le luci, lasciando il telefono da questa parte, quindi mettiamo lo schermo intero e voglio farvi vedere quanto tempo impiega per potersi attivare la modalità di infrarossi, quindi spegniamo tutte le luci, quindi guardate LED da questa parte. Ok, spenta la luce, vediamo quanto tempo passa, si sono già accesi i LED e come vedete già abbiamo la visione ad infrarossi che si vede molto bene. In questo caso state vedendo l'inquadratura laterale, ma voglio farvi vedere se riesco, inquadro me stesso. Allora, ogni volta queste inquadrature che sembrano semplicissime in realtà sono difficili. Allora, ok, così dovreste vedermi bene. Come vedete io adesso sto guardando verso il telefonino, quindi vedete il mio profilo, guardo invece verso la telecamera e vedete, ok, tra l'altro arrivano ancora le notifiche perché inquadrando ovviamente verso di me dà il rilevamento del fatto che abbia trovato un essere umano di fronte all'obiettivo, quindi vi arriva la notifica. Va bene, e secondo me funziona bene ragazzi, ve l'ho detto poco fa,
come vedete anche al buio si vede tutto bene. Inquadriamo verso il basso di nuovo, riusciamo a vedere tutto. Ok, adesso facciamo la prova con la tracciatura dell'essere umano, quindi mi muoverò davanti all'obiettivo se mi riesce. Ogni volta è un'impresa riuscire a fare questo tipo di inquadratura. Anche il passaggio a colori, come vedete, è stato immediato, quindi la punto verso di me, tracciamento umanoide attivato. Allora vediamo se mi intercetta. Io già ho fatto delle prove ok, mi sono spostato di lato. Ok, mi segue, magari non è velocissima e secondo me funziona per tutto ciò che può essere utile in ambito domestico, per fare appunto videosorveglianza dei vostri bambini, per esempio quando dormono, anche se non è silenziosissima nello spostamento, ascoltate. Si sente un minimo il rumore considerando che il bancone è un pochettino rimbomba, però come prodotto secondo me per la cifra che ha e per quello che riesce a fare e per la qualità che ci dà, secondo me è valida. Guardate, facciamo una zoomata, riusciamo a vedere tutti i dettagli. Ora c'è tracciamento umanoide, con queste forme si confonde, però e infatti mi è arrivata la notifica, però riusciamo a vedere anche le scritte piccoline. Considerate che è una scatola messa qua in alto, quindi se dobbiamo utilizzarla per ciò per cui nasce, quindi videosorveglianza, baby monitor, eccetera, per me è promossa. Allora ragazzi, come avete visto, questa piccola telecamera funziona bene e mi sono dimenticato di farvi vedere che si può utilizzare anche con Alexa, perché se l'aggiungiamo al dispositivo Alexa riusciamo anche a comandarla ed è un prodotto che secondo me vale. Anche se non ha tutte le funzionalità delle telecamere molto più costose, se quello che serve a voi è semplicemente inquadrare una zona, tenere sotto controllo un ambiente, che possa essere laboratorio, possa essere casa, l'attività commerciale, senza pretendere chissà che cosa, perché per esempio non si può utilizzare in esterno, è proprio una telecamera d'interno. E allora ragazzi, con 24 euro sul sito del venditore e con 29 euro su Amazon, comprate una piccola telecamera che secondo me vi risolve tanti problemi. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad andare a guardare il link giù nel primo commento nella descrizione. Vi invito anche ad iscrivervi al canale, mettere mi piace se il video vi è piaciuto. Cliccate anche sulla campanella per attivare le notifiche dopo esservi iscritti e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!